Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. La Juventus ha pareggiato 1-1 contro lo Sporting Lisbona in casa all'Allianz Stadium e c'è un po' di rammarico. C'è il rammarico perché questa partita finisce con 18 tiri a favore della Juventus contro i 4 che ha fatto lo Sporting Lisbona e quindi c'è questo rammarico perché purtroppo ci portiamo a casa solo un punto e credo che vista la classifica che è abbastanza complessa, siamo solo a 3 punti, oggi probabilmente meritavamo di più e se avessimo portato a casa il bottino pieno comunque avremmo preso una boccata d'ossigeno. Nulla è perduto, c'è ancora tempo, però siamo un po' al giro di boa. Adesso mancano 4 partite alla fine di questo girone che ci vede purtroppo in difficoltà. Aspetteremo di vedere cosa succederà domani per poi valutare cosa faranno quelle che sono dietro di noi, però è chiaro che ci sono dei segnali importantissimi di risveglio ragazzi. Io non so voi, però le emozioni che ho provato durante questa partita, nonostante ci siano state sbavature, nonostante ci siano stati errori, nonostante ci siano stati dei calciatori che secondo me non hanno performato, primo su tutti Gatti che a mio parere in questo momento è un po' in confusione e credo tra l'altro che sia impossibile proporlo come centrale in una difesa 3. In futuro la difesa 3 probabilmente non ci sarà più, però in questo momento dico che Rugani ci darebbe un po' più di sicurezza di dietro. Comunque, come sempre ragazzi, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto come al solito lasciate un mi piace e commentate. Commenti sono importantissimi perché fanno proprio crescere e fanno in modo che questo canale possa arrivare a più juventini possibili. Comunque la formazione è stata leggermente diversa rispetto a quella proposta da Spalletti contro la Cremonese. Ci si aspettava forse un Rugani lì in mezzo, ma invece è stato riproposto Gatti. La formazione leggeva di Gregorio, poi da sinistra con Minders confermato come braccetto, in mezzo Gatti, destra Calulu, in mediana avevamo cambiato questa volta, partito alla sinistra, Thuram che ritornava dopo l'infortunio, anche se oggi ha fatto un po' di fatica, con vicino Locatelli, a destra McKennie e davanti alla sinistra Ildiz, alla destra Conceição che ritornava titolare e poi davanti Dusan Vlahovic che secondo me ha fornito una partita mostruosa, livelli altissimi oggi per Dusan e per tanti calciatori, perché comunque si è vista tantissimo la generosità, ma soprattutto si è visto uno switch mentale che mancava da tantissimo tempo. Io avevo quella sensazione che ci potesse chiaramente verificare, come capita normalmente quando c'è un cambio di allenatore in panchina, dove le prime 2 partite, 3 partite sono un po' come si dice, una risposta nervosa da parte dei calciatori per un cambiamento. Beh, oggi non è stata una risposta nervosa perché si sono viste tante cose, si sono viste già alcune delle prime geometrie che può fornire un allenatore di esperienza che ama il gioco, che ama il bel gioco, come Luciano Spalletti, che io devo applaudire perché in pochi giorni secondo me ci ha ridato e chiaramente dovremo aspettare piedi per terra, ci mancherebbe, però dobbiamo commentare quello che vediamo adesso. Ciò che vediamo adesso è una squadra che nemmeno con il Tudor che era stato messo l'anno scorso per recuperare una situazione difficile per arrivare in Champions League avevamo visto. Questi movimenti non si vedevano, questa consapevolezza da parte dei calciatori ragazzi non si vedeva, quindi bisogna essere onesti e commentare quello che si vede. L'inizio della partita è stato non così facile per la Juventus che in realtà nei primi minuti ha sofferto un po' di situazioni dove non è che abbia iniziato secondo me col piede sbagliato, però non c'era l'intensità che poi si è andata a costruire durante, diciamo, dopo i primi 15 minuti del primo tempo, dove secondo me la Juve si spaventa, prima con il gol all'11esimo, anche se arriva dopo un paio di belle azioni della Juventus dove ci sono un paio di opportunità, però arriva quel gol con una bella azione comunque dello Sporting che ci trova sicuramente un po' impreparati sulla diagonale. Poi è chiaro che Araujo fa un bellissimo gol dove secondo me adesso so già che ci saranno quelli che si lamenteranno per quanto riguarda Di Gregorio. Su certe cose gli do ragione perché Di Gregorio sbaglia troppi disimpegni nel primo e nel secondo tempo, a volte è un po' incerto coi piedi che è proprio una delle motivazioni per le quali l'abbiamo poi acquistato, però su quel gol non mi sento di potergli dire assolutamente niente perché è un gol che va a finire sul palo e rete ed è anche un angolo difficile, quindi complimenti invece al giocatore dello Sporting. Subito dopo arriva anche la traversa, una traversa che secondo me spaventa e scuote parecchio la Juventus che da lì in poi prende in mano tutto il primo tempo. Credo che quelli siano, anzi so per certo che quelli sono gli unici 2 tiri dello Sporting Lisbona nella prima frazione e lì ragazzi si vede una Juventus indemoniata, anzi un Dusan Vlahovic che si prende tutta la squadra sulle spalle e dimostra ancora una volta che in questo momento vuoi il contratto, vuoi Spalletti, vuoi magari un po' di quella
energia che gli è stata data, perché gli è stata data sempre più fiducia, sembra un Dusan completamente ringiovanito, quasi di 4 anni quando giocava alla Fiorentina. Non molla su un pallone e appunto la Juve reagisce. È una reazione che, tra l'altro, ricordiamoci bene, le reazioni della Juventus da quando andava in svantaggio negli ultimi 4 anni molto spesso stentavano ad essere lì. Le abbiamo visti quest'anno in alcune situazioni come contro l'Inter, eccetera, eccetera, in partite veramente importanti. Però ultimamente era anche capitato che la Juventus poi sull'1-0, viste le problematiche di realizzazione che abbiamo anche notato oggi, perché comunque la Juventus crea 18 tiri, ragazzi, e vediamo solo un gol, si capisce bene che ci sono delle difficoltà e Spalletti avrà il suo lavoro da fare per migliorare la capacità realizzativa di questa squadra. Però al 16esimo c'è subito un miracolo di Silva, portiere dello Sporting, su quel bel cross di Kalulu, che ha giocato una partita secondo me stupenda oggi. Bel cross di Kalulu, grande spizzata di Dusan, una parata molto difficile tecnicamente da parte di Silva, che si rifà anche subito dopo in una situazione dove Dusan probabilmente poteva imbeccare Cambiasso, si era aperto un buco all'interno, proprio nel mezzo della difesa dello Sporting, perché si erano spostati dalla loro parte sinistra per andare proprio a coprire il recupero palla della Juventus, e Vlahovic si sposta bene il pallone, calcia di sinistro, impegna il portiere in angolo. Però se vedete il replay c'è proprio quella possibilità di dare la palla a Cambiasso. È una scelta, non si può definire sbagliata, perché per noi è facile vederlo da fuori, ci mancherebbe, e oggi non mi sento di contestare Dusan per nulla al mondo, perché ha fatto una prestazione molto importante. La partita però, e questa secondo me è la differenza di una Juventus che non era così, si vede una squadra che gioca a ritmo altissimo, si vede una squadra che va, mi viene da ridere, ragazzi, però c'è oggi quella sensazione di vedere un qualcosa di diverso, quindi ci deve essere un po' quell'eccitamento, anche se bisogna mantenere i piedi per terra, perché si è visto qualcosa in più, molto in più rispetto al solito. Ripeto, questo ritmo è quello che fa la differenza, perché la Juventus gira palla molto più velocemente e soprattutto in proprio pieno stile spallettiano offre questi passaggi ravvicinati tra i centrocampisti che tendono a stare abbastanza vicini e offrono proprio l'opzione più facile, più vicina al compagno. Oggi non mi ricordo di tante sventagliate di Locatelli, che è un po' quell'arma che va a utilizzare quando non si muove più nessuno, e forse nel primo tempo avremmo anche potuto sfruttare Dusan Vlahovic un po' di più, che oggi penso che a livello di sponde non abbia sbagliato una palla. Tanti gialli, l'arbitro mi ha stizzito dall'inizio alla fine, lo dico in maniera educata, perché ho visto dei gialli come quella a Cambiasso, dove il fallo è su di lui, ma lui intima un po' il cartellino. Quel giallonino lo vedo dare dagli anni, non so, dei primi anni 2000, quindi mi sembra una cosa un po' esagerata. Ma poi, ripeto, una direzione di gara un po' discontinua, cioè certi falli che secondo me ci sono chiaramente, come quello nel secondo tempo su Kenan Lidiz sulla sinistra, dove va uno contro l'uomo, lo salta, viene buttato giù, non viene dato fallo, e poi vengono dati gialli da entrambe le parti che secondo me hanno veramente poco senso. Comunque nel primo tempo c'è anche qua al 33esimo quella grande azione di Kenan, che prima recuperiamo una palla sulla sinistra, poi lui anzi sulla tre quarti, che offre un gran pallone a Thuram in quel momento lì, e ricordiamo siamo ancora sotto 1-0, fa una scelta importante, una delle più belle scelte che ha fatto in questa partita, perché secondo me Thuram è stato probabilmente il peggiore insieme a Gatti della Juve e ha sbagliato tanto, però dà una bella palla a Dusan Vlahovic, che si inserisce da attaccante vero e segna un gol non facile, però un gol che ci fa capire che di testa è tornato a essere quello che ci si aspettava fosse negli ultimi 4 anni. Poi c'è un'altra azione sempre di Kenan dalla stessa fascia, che salta un paio di uomini, si porta sulla linea del corner, mette una bellissima palla su Vlahovic, che intelligentemente con un liscio lascia a Consensao che sta arrivando di corsa, e il portiere ancora Silva fa un'altra bella parata. La Juve, ripeto, nel primo tempo pressa, lotta, esce molto forte da dietro, ma soprattutto non lascia la possibilità allo Sporting Lisbona di costruire da dietro con calma, e continua a pressare con un ritmo che chiaramente ci fa capire che molto probabilmente nel secondo tempo ci sarà una difficoltà dal punto di vista delle energie, si dovrà dosare un po', però si capisce che Spalletti sta richiedendo ai calciatori di
dare tutto dall'inizio alla fine. Questo primo tempo è un primo tempo che secondo me non avevamo visto negli ultimi forse 3-4 anni della Juventus, con questo tipo di intensità, ma soprattutto con questo approccio dal punto di vista mentale. Sappiamo che la Juventus negli ultimi periodi era diciamo abituata a lasciare un tempo completo all'avversario, o il primo o il secondo. Oggi mi sembra che nonostante un calo nel secondo abbia giocato molto bene. Il primo tempo finisce con il 93% dei passaggi nella accuracy, quindi nella accuratezza dei passaggi da parte della Juventus, che è un dato che insomma ci rincuora abbastanza. E ripeto, nel primo tempo mi sembra che finisca con 9 tiri da parte della Juventus contro i 2 soli dello Sporting, quindi una Juventus che meritava di più, soprattutto nel primo tempo, dove ha fatto uno sforzo importante. Ed è chiaro che Spalletti ha dato uno scossone dal punto di vista dell'atteggiamento, che ripeto, è stato un po' il tallone d'Achille della Juventus negli ultimi anni, e con il suo arrivo, nonostante, ripeto ancora, piedi per terra, credo che si sia visto proprio fino dai primi momenti. Nel secondo tempo la Juventus cala fisicamente, secondo me. Fa un po' di fatica al rientro dagli spogliatoi, poi si riprende un attimo, quei 10-15 minuti diciamo fino al 20° e poi cala un po', lascia un po' di spazio allo Sporting, che inizia un po' ad aumentare anche il possesso palla, per poi finire la partita ancora con una Juventus che ci prova fino al recupero. La formazione è stata interessante, abbiamo rivisto anche alcuni giocatori che non si vedevano da un po', per esempio abbiamo rivisto Zegrova sulla destra, abbiamo rivisto Kostic, che è rientrato dopo queste 2 belle partite giocate. Oggi non ha giocato, forse anche per non spingere Kenan Yildiz a decentrarsi troppo, quindi voleva un Kenan Yildiz che non avesse più libertà, cioè che non fosse spinto da Kostic in una posizione diversa da quella che voleva il tecnico. E poi abbiamo rivisto Jonathan David, abbiamo rivisto Miretti, è entrato Azic, e comunque Cambiaso si è spostato sulla destra. Insomma, ci sono stati dei cambi abbastanza normali e anche dovuti a crampi, a difficoltà. È uscito anche Locatelli, che secondo me ha fatto una partita tutto sommato buona e molto generosa, però ripeto, la Juventus ci ha provato fino alla fine. C'è stata quella bella punizione anche schema con Sessao che fa quel cross sul secondo palo, dove arriva Meccani di testa, la rimette in mezzo, loro la buttano fuori, poi arriva Kostic, ci ruba tutto. Insomma, c'è stata la possibilità da parte della Juventus di portare a casa la partita. C'è stato anche quel bel colpo di testa, mi sembra al 91° da parte di David, su quella bellissima palla ancora una volta di Kalulu, dalla destra, spizzata, che però finisce un po' centrale. Se fosse finita appena 10-15 centimetri alla destra del portiere sarebbe stato gol. David che comunque entra con un piglio ancora una volta secondo me sbagliato. Abbiamo visto come Zegrova è entrato, e nonostante si capisca che non sia ancora al top della condizione, come ormai già sappiamo, però è entrato con tanta voglia. Si sono viste 2-3 giocate, a parte quel passaggio, quell'appoggio un po' in profondità, che è normale che si possa sbagliare quando si sta fuori da così tanto tempo, però abbiamo visto dribbling, abbiamo visto insomma anche quel tunnel dove comunque stava ripartendo, abbiamo visto personalità. David sembra sempre che entri quasi come per dire: ragazzi, non mi fate giocare, io alla fine entro un po' così. E questo secondo me alla lunga, soprattutto con un allenatore come Spalletti, non pagherà. O cambia mentalità o farà molta fatica. La partita, ripeto, finisce con il rammarico che secondo me oggi si poteva portare a casa un risultato positivo. In tre partite comunque facciamo 2 vittorie e un pareggio, siamo comunque in striscia positiva. È chiaro che in Champions League a questo punto, visto che il giro di boa, come ho detto all'inizio, la speranza è quella semplicemente di qualificarsi per andare a giocare poi quello spareggio normale per entrare agli ottavi. Sarà molto difficile, però è normale che ci siano anche delle partite come questa. La Juventus sta creando tanto, fa fatica a concretizzare. È chiaro che quando Spalletti riuscirà a trovare la chiave per sbloccare i nostri attaccanti, cambierà parecchio. Avete visto che Luciano si è sbracciato in panchina parecchio in molte situazioni, soprattutto in quelle situazioni dove la Juventus è notoriamente deficitaria, come quel in contropiede, dove spesso sbagliamo l'ultimo passaggio negli ultimi 30 metri, che storicamente negli ultimi anni è quello che poi ci ha portato a non vincere più partite e non portare a casa più punti. Oltretutto ricordiamoci, quando vai in contropiedi e perdi una palla di quella tipologia,
può anche accadere di prendere il contropiede dalla parte opposta e poi trovarsi in difficoltà. Ho visto comunque una Juventus più precisa, credo che da parte di tutti noi ci debba essere comunque la consapevolezza che questo allenatore possa dare un'identità di gioco alla squadra. Ragazzi, la Juventus non ha un'identità di gioco da troppi anni e anche con questi giocatori, nonostante alcuni siano palesemente non in forma, perché oggi, ripeto, Thuram uno dei peggiori, Gatti lì non ci può giocare. A parte questi due, credo che bene o male abbiamo visto ancora un buon Combiners in quella posizione che secondo me gli sta dando fiducia, sta riacquistando fiducia e dopo credo che Spalletti lo sposterà in mediana, dove vedremo il risultato di questo processo, diciamo, di reintegro dal punto di vista mentale di Combiners. Abbiamo visto comunque un ottimo, forse il migliore in campo, Vlahovic, buona risposta anche dal Diz, che è sembrato più pimpante rispetto alle ultime uscite e sembra che forse magari il dolore fosse un po' minore rispetto alle ultime settimane per quanto riguarda il ginocchio. Una buona prestazione di Chico Conceição, che ha giocato molto di più con la squadra quest'oggi rispetto a incaponirsi troppo nei dribbling, quindi grande prestazione di Kalulu, ripeto, di Gregorio secondo me deve un po' migliorare anche dal punto di vista mentale, però ripeto e qua concludo, ci portiamo a casa un punto che non ci può far felici, non ci può dare quella serenità e ripeto una vittoria ce l'avrebbe potuta dare anche proprio quella spinta e però fa parte di questo processo di crescita. Credo che siamo nelle mani della persona giusta, credo che tra l'altro Spalletti non sia uno che si accontenti, basta vedere come si atteggia in tribuna, scusate, in panchina, e poi penso anche che servono più giocatori trascinatori in questo momento. Vlahovic sta cercando di entrare in quella posizione, di prendere in mano quella posizione che da leader che manca e che forse spingerà anche qualcun altro a, invece di magari essere deconcentrato in tante stupidaggini come social media e altre cose al di fuori dal campo, a mettere più testa a quello che succede all'interno del terreno di gioco. Ragazzi, torniamo per la partita per il derby contro il Torino. Comunque testa alta perché è stata una partita molto ma molto positiva, dove si è speso molto e sicuramente si poteva anche portare a casa molto di più. Un abbraccio, ci sentiamo in questi giorni, sempre a Forza Juve.